clamoroso a Riyadh. Sami Zayn è il nuovo campione WWE. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, anche se la situazione poteva farlo un pochettino pensare, però Sami Zayn si è laureato campione WWE per la prima volta in carriera. Prima di entrare nel merito del discorso, vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Sami Zayn finalmente è sul tetto del mondo. Non so se questo sia il momento giusto per dargli la cintura o meno, però sta di fatto che la configurazione del match, e se vi ricordate io nelle predictions l'avevo detto, poteva lasciar pensare ad una situazione ideale per far vincere Sami Zayn, perché si trovava in Arabia Saudita e lui è tifatissimo in Arabia Saudita. Era un triple threat match, quindi inevitabilmente uno tra Cody e Gunther non sarebbe stato schienato. Match caotico in cui poteva succedere di tutto, e infatti si è verificata questa situazione. Io però avevo anche detto, ci tengo a ribadirlo, che mi aspettavo una vittoria di Cody Rhodes, perché io pensavo che Cody Rhodes arrivasse a SummerSlam con la cintura e che quella cintura la perdesse lì. Invece, clamorosamente, l'ha persa in quel match e in quel modo, perché di fatto Sami Zayn ha vinto con un roll-up, uno schienamento furbo, intelligente, arrivato nel momento giusto. Quindi, per il contesto, ovvero Riyadh, l'Arabia Saudita, e il tipo di match, un triple threat match, si poteva anche immaginare lontanamente, si poteva anche pensare lontanamente a questa possibilità remota che Sami Zayn vincesse il titolo, ma sinceramente era molto difficile pensarlo concretamente, pensare che davvero si verificasse uno scenario simile, e non so neanche se è il miglior momento per il personaggio di Sami Zayn, perché adesso è un po' borderline, sta diventando un po' tra heel e face, non si capisce da che parte penda, perché per esempio per il comportamento avuto all'interno del match e per la dinamica, anche per il fatto che fosse tifatissimo in Arabia Saudita, quasi sembrerebbe ancora face. Al momento è una sorta di twinner, una via di mezzo, o comunque un heel molto atipico. Bisognerà vedere poi la reazione al ritorno negli Stati Uniti, perché io mi aspetto che Sami Zayn sia fischiato e non acclamato, onestamente. Bisognerà anche capire come si porrà nei confronti del pubblico. Però, sotto quel punto di vista, forse non era il momento perfetto. Io pensavo magari che questo scenario si potesse verificare eventualmente in Arabia Saudita, sì, ma a WrestleMania 43. E non è detto neanche che poi non si verifichi di nuovo, perché io sono curioso di capire che tipo di regno avrà Sami Zayn. Arriverà a SummerSlam davvero come campione oppure il titolo lo perderà prima? Perché è una ipotesi che non va esclusa, onestamente. Ci sono tanti scenari, bisognerà capire anche quale sarà la strada che prenderà Cody Rhodes, la strada che prenderà Gunther, perché Gunther di fatto ha ancora una volta da recriminare e da reclamare un pochettino, perché non è stato schienato in questo match e probabilmente Gunther potrebbe andare a reclamare una title shot, che sia a SmackDown o a SummerSlam, per il titolo WWE. Io penso che Gunther comunque prima o poi quella cintura la vincerà e non credo che si tratti di un discorso di anni ma di settimane. Per questo potrebbe anche essere un breve regno quello di Sami Zayn, dato che ci è arrivato in un momento in cui ha uno status che non lo rende un vero campione. Drew McIntyre ce l'aveva lo status da campione ed ha avuto un regno abbastanza breve. Credo che quello di Sami Zayn possa durare anche meno. Non mi aspetto assolutamente che arrivi addirittura a WrestleMania l'anno prossimo come campione, sinceramente. Poi tutto è possibile, perché non mi aspettavo neanche questa vittoria. Intanto Sami Zayn, se dovesse arrivare da campione a SummerSlam, o Gunther o Cody Rhodes potrebbero essere i suoi avversari, ma potrebbe essere anche Obafemi, perché Obafemi ha vinto il King of the Ring Tournament, quindi è il nuovo King of the Ring, battuto Jey Uso, match non eccezionale in generale, perché comunque è stato il solito match dominato da Obafemi. Mi aspettavo il ritorno di Brock Lesnar per avere Obafemi contro Brock Lesnar a SummerSlam per il terzo e ultimo atto, invece non c'è stato nulla di tutto questo che potesse favorire Jey Uso. Obafemi è il nuovo King of the Ring e a questo punto bisognerà capire se sfiderà Roman Reigns, sicuramente sarebbe una carta interessante ed importante, oppure se sceglierà Sami Zayn. In quel caso, se Obafemi dovesse scegliere Sami Zayn, si verificherebbe uno scenario molto interessante che potrebbe agevolmente portare a Obafemi nuovo campione WWE. Però vediamo un attimo come si evolverà la situazione.
Fatto sta che nel match per il King of the Ring mi aspettavo un'interferenza di Brock Lesnar che non c'è stata. Brock Lesnar tornerà a Raw? Io penso che ci sia ancora qualcosa in sospeso tra i due. Il problema è che Obafemi ha un match garantito a SummerSlam per il titolo, quindi dubito a questo punto che possa verificarsi Brock Lesnar contro Obafemi a SummerSlam. La Queen of the Ring invece è Io Sky, qui tutto come previsto, perché Io Sky ha battuto Liv Morgan. Liv Morgan è stata anche maledetta da Denhausen, però nonostante abbia perso, quindi questa fantomatica maledizione, tra virgolette, insomma, ha fatto un po' effetto perché Liv Morgan ha perso, ma l'infortunio in chiave di storyline chiaramente l'ha subito Io Sky e quello quasi stava facendo pensare ad una vittoria di Liv Morgan, quindi credo che l'abbiano inserito proprio per quel motivo. Fatto sta che Io Sky si è presa la corona e adesso vuole prendersi anche la cintura, dato che ha già sfidato Liv Morgan per SummerSlam, sarà un match tra lei e Liv Morgan. Io pensavo che potesse esserci una sorta di sfida con Rhea Ripley, invece non ci sarà questo match. Per quanto riguarda SummerSlam, Liv Morgan contro Io Sky è stato un match già andato in scena nel regno titolato di Liv Morgan, quello precedente, con Liv Morgan che ha vinto. Adesso sono curioso di vedere se andrà diversamente, se Io Sky tornerà campionessa. Io onestamente mi auguro di no, perché Liv Morgan ha ancora tanto da dare, non ha mai difeso il titolo finora, perché tutti i match che ha fatto sono stati senza titolo in palio, o per il Queen of the Ring oppure per altri tipi di match, però non ha mai difeso la cintura, quindi probabilmente la prima difesa titolata sarà SummerSlam. Onestamente non penso che possa perdere, e soprattutto c'è ancora il discorso di Stephanie Baker in piedi, che deve tornare e probabilmente finire la sua rivalità con Liv Morgan, e ancora più importante quello di Roxanne Perez e Raquel Rodriguez, che prima o poi faranno implodere il Judgment Day. Seth Rollins, anche qui con una mia leggera sorpresa, ha battuto Bron Breakker, perché io mi aspettavo che vincesse Bron Breakker, aveva bisogno di una vittoria molto più lui che di Seth Rollins, e per questo motivo Bron Breakker sarebbe magari potuto andare nei piani altissimi della federazione a lottare per un titolo, dato che Bron Breakker e Obafemi sono due dei prospetti più importanti. Obafemi sta facendo un percorso netto, Bron Breakker invece sta avendo un percorso molto più tortuoso, per carità, rivalità molto interessanti, sfide molto interessanti, però voglio dire, al titolo principale potrebbe, allo stato attuale delle cose, arrivarci molto prima Obafemi che Bron Breakker, che sì, ha già vinto cintura nel main roster, ha vinto il titolo intercontinentale 2 volte e anche titoli di coppia, però mi aspettavo una trafila un po' più rapida verso il titolo di Bron Breakker, e la vittoria contro Seth Rollins nello Steel Cage match sarebbe stato un passaggio fondamentale. Adesso Bron Breakker scivola veramente indietro nelle gerarchie, e invece Seth Rollins si è guadagnato i gradi per andare a sfidare Roman Reigns a SummerSlam volendo. Quindi a SummerSlam occhio che potremo avere questo match, l'ennesimo tra i due ex componenti dello Shield, e sarei molto molto curioso di vederlo. Il match all'interno della gabbia d'acciaio contro Bron Breakker non ha deluso le aspettative, è stato un match altamente spettacolare, veramente bello, come il main event. Sono stati i due match migliori della serata, mi sono piaciuti tantissimo, quindi sono contento di quello che ho visto, e a questo punto vedremo se Seth Rollins andrà a regalare spettacolo anche a SummerSlam, magari contro Roman Reigns. Ha chiuso la rivalità con la sua ex fazione, con The Vision. A questo punto mi aspetto veramente che vada a puntare il titolo principale, con un Obafemi di mezzo che, ripeto, è una mina vagante, perché potrebbe sfidare Roman Reigns come potrebbe sfidare Sami Zayn. Titolo degli Stati Uniti maschile, Trick Williams ha difeso con successo dall'assalto di Ricky Sainz. Qui onestamente ho poco da dire, poco da commentare, perché il match è andato esattamente come previsto. Igliotti è stato anche espulso a causa di Ricky Sainz, che ha finto di essere stato colpito dal kendo stick, proprio dal rapper, che poi al termine del match è tornato e l'ha colpito realmente con il kendo stick, vendicandosi del colpo subito a SmackDown. Però il regno di Trick Williams doveva andare avanti inevitabilmente, e andrà avanti almeno fino a SummerSlam, dove sono curioso di capire chi sarà il suo sfidante. Titolo degli Stati Uniti femminile invece c'era un po' di incertezza in più, però io ero andato diretto con il mio pronostico con Tiffany Stratton, che secondo me si sarebbe confermata campionessa, e così è stato, dato che Jade Cargill ha una rivalità da avviare ancora contro Charlotte Flair. Siamo soltanto all'inizio. Si è presentata Charlotte Flair, che è risultata decisiva, dato che ha colpito con la cintura proprio Jade Cargill, che poi è stata praticamente apparecchiata per Tiffany Stratton nel suo moonsault finale, che ha preceduto il conteggio di 3. Sono intervenute nel match anche Micine e B-Fab per cercare di aiutare Jade Cargill, così come Chelsea Green per aiutare Tiffany Stratton, ma Chelsea Green
guardando quella cintura degli Stati Uniti, che lei ha già detenuto 2 volte, ha fatto capire di avere ancora delle ambizioni titolate. Bisognerà capire se sarà lei a tradire Tiffany Stratton, quindi tornando heel, oppure, cosa più probabile secondo me, Tiffany Stratton che si accorge del desiderio di cintura dalla parte di Chelsea Green e va a tradire proprio la stessa Green. Quindi sono molto molto curioso di vedere questo scenario che potrebbe magari portare Chelsea Green a tornare ancora campionessa ed essere ancora più tifata dal pubblico. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.